Buongiorno, siamo a presentare il nuovo sistema Vario Icona, che è uno sviluppo importante del sistema Compacta Vario. Preserva ovviamente l'operatività dei due cilindri, quindi che possono lavorare insieme, pastorizzazione e mantecazione, col massimo utilizzo dei 3 inverter disponibili sulla macchina, col massimo sfruttamento, e soprattutto l'introduzione del sistema touch, che ci consente veramente di utilizzare la macchina come non era stato possibile fare prima. Touch, sistema intuitivo, possiamo andare a selezionare molto velocemente e in contemporanea sia i cicli di pastorizzazione sia i cicli di mantecazione. Novità importanti: possiamo salvare i cicli fatti sia in pastorizzazione che in mantecazione, questo per un richiamo veloce. Ovviamente la macchina preserva quello che era stato introdotto comunque costantemente negli anni, il nuovo rubinetto di trasferimento della miscela e ovviamente portello isolato, un nuovo sistema per il posizionamento delle vaschette, varie misure, varie tipologie durante l'estrazione del gelato, quindi un miglioramento complessivo della macchina. Allora, andiamo a vedere i vari cicli di lavorazione della macchina, partendo dalla pastorizzazione in alto, ricordando che comunque i cicli sono fattibili in concomitanza. Questo è il solito vantaggio che avevamo già in precedenza. Quindi pastorizzazione, abbiamo la possibilità di selezionare 3 cicli preimpostati di pastorizzazione, quindi 65 gradi, 85 gradi, 90 gradi. La novità importante è che il riscaldamento libero che possiamo andare a impostare in funzione della temperatura prescelta ha un algoritmo che automaticamente calcolerà quanto sarà il tempo di permanenza alla temperatura prefissata di pastorizzazione. Quindi questa è una cosa molto importante che prima non avevamo. Ovviamente abbiamo sempre in un qualunque momento la possibilità dell'agitazione da selezionare, sempre disponibile il tasto di lavaggio, il tasto di attivazione dell'acqua. Tornando al riscaldamento, importante, prima linea in alto, visualizza sempre l'ultimo ciclo fatto. Quindi importantissimo che sia o un ciclo fatto manualmente oppure un ciclo che sia stato comunque precedentemente salvato. Ok, tutti i cicli precedentemente salvati possono essere recuperati nella cartella delle ricette salvate. Ok, quindi funzione importantissima in alto. È abbastanza ripetitivo in gelateria la situazione per cui il gelatiere applica spesso e volentieri costantemente gli stessi cicli di riscaldamento e anche agli stessi quantitativi. Passando invece al ciclo di raffreddamento, stessa dinamica, primo ciclo disponibile in alto è l'ultimo effettuato, subito, secondo, programmi, e la selezione varia tra gelato, sorbetto, American Ice Cream, granita, cremolata, o anche il ciclo di raffreddamento, che ricordiamo è una delle caratteristiche importanti di questa macchina. Cioè la macchina è in grado di fare lavorazione con ricettazione singola, pastorizzazione e mantecazione diretta, oppure pastorizzazione e raffreddamento a 4 gradi nel caso si stia lavorando invece su una base o comunque su un gusto per cui sarà necessario fare un'aggiunta a freddo. Okay? Quindi selezione primaria della tipologia di prodotto da fare, all'interno della tipologia di prodotto 4 tipologie, le 4 range di lavorazione della macchina. Importante in questo step, ricordiamo sempre, onde evitare problemi di interpretazione della macchina, quali sono i range utilizzabili per l'extra minimo, il minimo, il medio e il massimo. Quindi sono scritti, sono immediati e non c'è un attimo da stare a pensare quale potrebbe essere la carica da utilizzare per, non so, 8 kg di gelato in una compatta Icona 12. Si parte a selezionare il ciclo, quindi ad esempio vogliamo fare 4 kg, quindi minimo. In base al ciclo che stiamo selezionando, la macchina ci ricorderà che sarà possibile fare ad esempio col minimo 1, 2 vaschette massimo per questa tipologia di carica e di macchina. Ok, quindi via. Questo è un ciclo aperto, quindi in un qualunque momento, in attesa di capire quale tipologia di salvataggio, quale tipologia di parametri sarà possibile salvare, in qualunque momento io posso andare a modificare il valore di consistenza, il valore di durezza del gelato richiesto. Sarà possibile, nel momento in cui il gelato sarà pronto, andare a selezionare 3 diverse tipologie di estrazione che poi andiamo a vedere. Il percorso per arrivare alla consistenza è immediatamente visibile perché semplicemente ci sarà una linea nera che andrà a riempire questo circolo blu. Passiamo in stop. Nel caso
invece ad esempio di utilizzo a pieno carico della macchina, quindi ad esempio 12 kg, in cui avessi la necessità di estrarre 4 vaschette da 3 kg, andiamo. Quindi anche in questo caso impostazione corretta del valore di consistenza, la macchina effettua il ciclo. Nel momento dell'estrazione abbiamo 3 tipi di estrazione possibile: libera, estrazione variegata e estrazione intelligente in base al numero di vaschette che si vogliono fare. Andiamo all'estrazione. Durante l'estrazione predisponiamo la macchina a salvare la ricetta, fine ciclo, stop. La macchina ci chiede se vogliamo salvare la ricetta o meno, quindi se non la vogliamo salvare semplicemente basterà spingere una posizione al di fuori della tastiera, oppure si va in tastiera e ad esempio in questo caso abbiamo fatto 4 kg di fior di latte, quindi fior di latte, 3 vaschette da 4 kg o 4 vaschette da 3 kg. Salva. Al ciclo successivo sarà sufficiente andare nella sezione mantecazione raffreddamento e andare a cercare le ricette salvate. Ne abbiamo diverse in questo caso, ad esempio stracciatella massimo 3 vaschette da 4 kg, abbiamo diversi tipi, limone massima carica 4 vaschette da 3 kg e così via. Quindi alla produzione successiva sarà semplicemente necessario richiamare il ciclo e via. Allora andiamo a vedere come utilizzare appieno le funzioni del touch. Posizione normale di partenza, abbiamo sempre disponibile l'opzione doccetta, quindi acqua, perché in un qualunque momento della lavorazione sarà possibile avere necessità di utilizzare l'acqua, quindi in qualunque momento on off con il tempo di utilizzo programmabile all'interno del manager menu. Ovviamente abbiamo anche una visualizzazione di eventuali allarmi, quindi nel caso di cilindro superiore coperchio aperto la macchina ci avvisa che c'è una situazione potenzialmente pericolosa, basterà accettare il fatto che si sia visualizzato questo allarme, chiudi e comunque la macchina potrà lavorare. Per quanto riguarda le sezioni invece in condizioni di sicurezza, quindi ad esempio il cilindro inferiore che ha coperchio chiuso ed è in condizioni di sicurezza, ok? Comunque abbiamo sempre l'avviso di eventuali allarmi. Ovviamente il normale funzionamento della macchina prevede che ci sia una rilevanza a livello visivo o di ciò che sta avvenendo nel ciclo di pastorizzazione, nel cilindro di pastorizzazione o nel cilindro di mantecazione. Quindi ad esempio attiviamo una lavorazione nel cilindro di pastorizzazione, facciamo una semplicissima agitazione, ok? In questo momento abbiamo dato la priorità a visualizzare cosa succede nel cilindro superiore, ma in ogni momento sarà possibile andare a selezionare anche le operazioni nel cilindro inferiore, quindi agitazione ad esempio, ok? Quindi in un qualunque momento è il gelatiere che decide qual è la priorità visiva dello schermo. In concomitanza abbiamo sempre l'informazione precisa, perfetta di ciò che sta succedendo nell'altro cilindro che in questo momento non stiamo visualizzando a pieno schermo. Un passaggio sempre abbastanza veloce, no? Basterà premere sul cilindro di riferimento e sarà sempre possibile in qualunque momento dare la priorità al cilindro superiore o inferiore. La macchina sempre ci ricorda cosa sta succedendo nell'altro cilindro, molto semplice. In qualunque funzione, in qualunque schermata è sempre disponibile l'attivazione dell'acqua di lavaggio. Adesso andiamo a visualizzare quello che invece è il manager menu, detto in breve un pochettino il menu a disposizione del gelatiere, che contiene parametri importanti da selezionare. Quindi andiamo a selezionare, abbiamo una password veloce da inserire ed eccoci qua, molto velocemente. Questo è l'ora, diverse lingue ovviamente, data, lingue disponibili. Una delle funzioni più importanti, i parametri di estrazione, lo vedremo magari dopo nello specifico, però ad esempio qui abbiamo nel caso di estrazione manuale, quindi non andiamo a utilizzare il ciclo variegato o il ciclo smart intelligente, rimane sempre l'opzione, no, di poter
programmare in anticipo, prima del ciclo di mantecazione, 3 velocità da utilizzare liberamente durante l'estrazione. Quindi in anticipo sarà possibile andare a selezionare velocità di estrazione 1, velocità di estrazione 2 e velocità di estrazione 3. Quindi il gelatiere durante l'estrazione manuale del gelato potrà in un qualunque momento semplicemente sulla tastiera aumentare la velocità, variare la velocità in base ai tasti preimpostati, o comunque avrà sempre la libertà di incrementare o diminuire la velocità tramite tasto più o meno, quindi c'è una flessibilità assoluta. Un'altra variabile importante è il tempo che si potrà impostare durante il cambio vaschetta. Questo nella funzione estrazione intelligente. C'è il momento del passaggio vaschetta, ad esempio dalla prima alla seconda vaschetta, dalla seconda alla terza, viene dato un tempo al gelatiere. In questo tempo la macchina rallenta la velocità di estrazione fino alla velocità GS, quindi in pratica non c'è necessità di chiudere il rubinetto di estrazione, il portale di estrazione, semplicemente la macchina rallenta e già dal momento in cui la macchina inizia a rallentare parte un countdown, un conto alla rovescio. Questo è il tempo totale che ha il gelatiere quindi per estrarre l'ultima palettata di gelato dalla macchina, organizzare la vaschetta, pulirla, portarla in abbattitore e tornare pronto per estrarre la vaschetta successiva. Ecco, questo tempo è variabile in questa sezione, tempo variabile tra 0 e 30 secondi, quindi questo è il tempo che il gelatiere può avere nel cambio vaschetta. Altra funzione importante, anche se dentro alle laboratori moderni non ci sono rumori importantissimi, ma è possibile, l'intensità del suono, degli allarmi della macchina o di tutti i suoni che la macchina emette durante i cicli di lavorazione. Spesso e volentieri sono cicli di avviso, cioè ci sta avvisando che è arrivata alla temperatura di pastorizzazione, si sta avvisando che la macchina ha finito di agitare, ci sta avvisando che il tempo per il cambio della vaschetta si sta per esaurire e quindi noi dobbiamo provvedere ad arrivare con un'altra vaschetta. Quindi parliamo fondamentalmente dell'intensità dei suoni con cui la macchina ci parla, ci comunica. Ecco, può essere più o meno intenso. Abbiamo la possibilità di selezionare diverse unità di misura per quanto riguarda la temperatura, quindi nel caso specifico Celsius e Fahrenheit. Un'altra funzione importante, il reset della macchina, che precedentemente veniva fatto premendo la freccia basso, down, per un tempo importante, reset delle ricette della macchina. Altro parametro settabile, il tempo di erogazione dell'acqua. Succedeva spesso e volentieri che il tempo non fosse sufficiente o fosse troppo, quindi magari acqua che usciva dai cilindri perché il tempo di erogazione era troppo lungo. Quindi anche in questo caso si può erogare, si può settare il tempo di erogazione dell'acqua. Ecco, tutto quanto questo dentro al manager menu. Si esce e automaticamente si salva, cioè ciò che impostiamo è automaticamente salvato. Passiamo alla costruzione di un ciclo personalizzato dentro la sezione raffreddamento, gelato utente. Da zero possiamo creare il nostro ciclo in funzione della tipologia di prodotto che vogliamo ottenere. Facciamo un esempio. Crea ciclo. Il ciclo è costituito fondamentalmente da 3 fasi più una che è il salvataggio. Quindi ad esempio potrebbe essere che chiediamo inizialmente una velocità più importante, perché quando si parte da zero è il momento in cui la macchina è in grado di aiutare l'overrun all'interno della ricetta, e viene gestita questa ricetta personalizzata a seconda di range, no? Di consistenza man mano che si vanno a raggiungere durante la mantecazione. Quindi ad esempio il primo step partirà con una consistenza del gelato pari a 0 e gli si può chiedere ad esempio che nel range tra consistenza 0 e consistenza 40, che per noi è il momento in cui effettivamente inizia ad esserci una struttura gelato, si può chiedere alla macchina ad esempio di avere una velocità più importante proprio per sfruttare questo primo passaggio in cui normalmente avviene l'incorporazione dell'aria dentro la miscela, cioè prima che appunto iniziano a formarsi i primi cristalli di ghiaccio, diciamo fino a -1, -2 gradi centigradi, parlando di temperatura, ok? Quindi primo step, tra consistenza 0 e consistenza 40, si può chiedere alla macchina ad esempio di avere più velocità. Salviamo questo primo step, la macchina ci ricorda, secondo step, che
siamo già arrivati a consistenza 40, quindi ci chiede cosa vuoi fare in questo secondo step. Quindi ad esempio tra 40 e consistenza 90, più o meno è un valore abbastanza standard di consistenza finale del gelato, ok? Gli si chiede alla macchina di fare un ciclo normalissimo, quindi a velocità 3, che è la velocità standard di mantecazione. Qua si fa veramente il classico ciclo, quindi tra 40 e 90 la macchina andrà a velocità 3. Una funzione ad esempio importante per andare a utilizzare al meglio gli inverter potrebbe essere che la fase numero 3, l'ultima, quindi salviamo, fase prossima 3, potremmo andare a utilizzare un'altra funzione importante degli inverter, che è quella appunto della variazione della velocità dell'albero di mantecazione. Quindi nella fase finale, quando si va a mantecare ad esempio un cioccolato, in realtà non è che ci serve tantissimo freddo, quello che ci serve è un tempo importante, un tempo giusto per consentire al cioccolato di perdere il freddo. Questo lo si può agevolare incrementando il tempo di contatto del gelato sul cilindro, e su una macchina orizzontale l'unico modo per farlo è diminuire la velocità di rotazione dell'albero in modo tale che il gelato abbia più tempo di stare a contatto col cilindro. Quindi si utilizza l'inverter, no? Sulla velocità dell'agitatore di mantecazione. Quindi l'ultima fase potrebbe essere, chiediamo alla macchina di andare da 90 a 100 con velocità ad esempio 2, quindi è uno step leggermente inferiore alla velocità normale di mantecazione, ma questo ci consente di mantenere il gelato un po' più di tempo a contatto col cilindro. In questo caso anche qui dobbiamo capire quanto potrebbe essere questo freddo, la quantità di freddo necessario in questo step finale, che potrebbe essere ad esempio anche un freddo minimo, quindi di nuovo a 1 perché stiamo facendo una carica piccola, e quindi questo passaggio finale in cui proviamo veramente a fare in modo che questo cioccolato finalmente possa ghiacciarsi. Salviamo, prossima fase fondamentalmente è il salvataggio. In questo caso ci viene semplicemente chiesto di inserire il nome del ciclo, quindi potrebbe essere, non so, si va a scrivere cioccolato al rum, no? 3 kg, carica minima, che ci ritroveremo ovviamente nella lista dei cicli salvati per la prossima volta. Ok, gelato pronto, vaschetta precedentemente refrigerata, vado ad applicare l'estrazione manuale, quindi in questo momento la macchina stacca il compressore e mi applica la prima delle 3 velocità che avevo selezionato. Io in qualunque momento posso andare a usare una delle altre velocità, ad esempio rallentare, ok? Benissimo. O aumentare a seconda di quello che mi serve. Quindi nelle 3 velocità preimpostate o addirittura semplicemente anche con la freccia andando su e giù modificando la velocità attuale. In questo momento abbiamo applicato una velocità GS che ci permette di rallentare l'uscita del gelato. Questo mi dà tempo di poter applicare la variegatura, in questo caso un cioccolato da stracciatella. Nel momento in cui sono pronto a ripartire vado di nuovo a utilizzare una delle 3 velocità preimpostate e a seconda della spinta che avrò sull'uscita potrò eventualmente utilizzare una velocità superiore. In questo momento abbiamo la velocità numero 6, che non è la velocità massima ma è la velocità più intelligente da utilizzare sull'estrazione fino a che la macchina ha una spinta sufficiente a buttare fuori il gelato. Vedete? La struttura è praticamente perfetta, stiamo già estraendo da 2 minuti e mezzo in pratica. Adesso non ho più velocità, quindi posso manualmente chiedere alla macchina la velocità 7, che è la più alta in assoluto. Eccoci qua, quindi il gelato sul portello, il gelato solito sul primo raschiante. Posso dedicarmi alla decorazione della mia vaschetta. Nel caso della stracciatella posso applicarla normalmente adesso, diverso dal fatto che invece posso avere un variegato zuccherino che allora nel caso andrebbe applicato quando
il gelato fosse già stato indurito qualche minuto in abbattitore. Eccoci qua, il gelato è pronto, andiamo ad attivare l'estrazione con variegatura. Quindi ci concentriamo sul procedimento di estrazione di variegatura, tutto il resto ci penso alla macchina. Eccoci qua. Bene. Abbiamo il tempo per applicare il primo strato di variegatura. La macchina preserva le condizioni ottimali di struttura. Benissimo. Ancora. Struttura eccellente. Voilà. Ovviamente in questo momento si dà la precedenza all'abbattitore, facciamo indurire qualche minuto prima di fare l'ultima variegatura. Eccoci pronti per l'ultima vaschetta. Vediamo com'è la struttura del gelato. Perfetta. Perfetta. Benissimo. Rallentiamo. Ci concentriamo sulla variegatura. Facciamo la seconda vaschetta, ultimiamo. Rallentiamo, ci teniamo pronti per la terza vaschetta, ancora abbattitore prima della variegatura. Ci apprestiamo a utilizzare l'ultima tipologia di estrazione, quella che noi chiamiamo smart intelligente, un procedimento che ci aiuta vaschetta per vaschetta ad avere una consistenza perfetta del gelato dall'inizio fino alla fine. Quindi la macchina a comando del gelatiere al cambio vaschetta ogni volta applica una parte del programma tendente a mantenere una consistenza perfetta in relazione al quantitativo di gelato che abbiamo messo all'inizio in partenza e in relazione al numero di vaschette che anche in questo caso abbiamo selezionato fin dall'inizio. Quindi andiamo a vedere quali sono gli effetti di questo procedimento di estrazione intelligente. Eccoci pronti per l'estrazione intelligente. Quindi ci ricordiamo, abbiamo chiesto alla macchina di aiutarci per estrarre dalle vaschette. Pronti. Sentirete la macchina che in vari momenti dell'estrazione ci aiuta dandoci delle assistenze col freddo e anche gestendo in un qualche modo la velocità di estrazione. Si assiste. Come vedete ho richiesto il cambio a vaschetta in questo momento, quindi io ho il tempo necessario in questo momento per organizzarmi.
devo aver calcolato un tempo congruo affinché io possa tornare, arrivare con la vaschetta successiva. Sentite anche in questo momento che c'è un'assistenza da parte della macchina col freddo. Il gelatiere deve preoccuparsi soltanto di estrarre il gelato e posizionarlo. Ultima vaschetta. L'importante è che ci sia il mantenimento della consistenza perfetta. Eccoci. La macchina ci aiuta nel momento in cui c'è bisogno di maggiore velocità per l'estrazione, rimane sempre in carico al gelatiere decidere quando è il momento di richiedere alla macchina la massima velocità di estrazione, ovvero la velocità numero 7. In questo momento stiamo estraendo a velocità 6, che è una velocità che comunque consente il mantenimento di una struttura perfetta. Soltanto quando veramente la macchina non avrà più spinta si andrà ad attuare la velocità 7. Eccolo qua.